Sei di fronte a quel gran figo del Doriforo, una copia romana in marmo di un originale greco, databile tra la fine del secondo e l'inizio del I secolo a.C. Venne rinvenuta alla fine del XVIII secolo all'interno della palestra sannitica di Pompei, un'istituzione deputata alla formazione fisica di intellettuali e giovani rampolli pompeiani che qui si allenavano e si riunivano per incontri politico-militari. Il Doriforo serviva a ricordare ai giovani aristocratici la loro appartenenza agli ideali del mondo classico. Che gran peccato che non sia mai esistito davvero! L'originale greco però era in bronzo e fu realizzato intorno al 450-440 a.C. durante il periodo classico maturo da uno degli scultori più in voga dell'antica Grecia, una vera e propria sculptor star, il mago dello scalpello e del bronzo, Policleto di Argo. Il Doriforo, simbolo di perfezione, dell'ideale di armonia, proporzione e bellezza, era anche chiamato canone, cioè regola, dal titolo del trattato in cui Policleto illustrava un sistema di proporzioni ideale per la figura umana basato su precisi rapporti numerici tra le varie parti del corpo. Secondo il canone, l'unità di misura da cui bisogna partire è l'altezza della testa, pari a 1/8 dell'altezza totale del corpo intero. Il busto, ad esempio, doveva corrispondere a 3 teste e le gambe a 4 teste. Inoltre le parti del corpo in tensione e quelle a riposo si corrispondono secondo uno schema contrapposto detto chiasmo. Per giungere a questo ideale di corpo perfetto, Policleto rilevò diversi corpi umani, in particolare di giovani atleti olimpici, per ottenere delle misure medie. La statua diviene così un ideale di perfezione umana, ahimè inesistente in natura e superiore alla realtà stessa. Ma chi è davvero il Doriforo? Rappresenta forse un eroe, forse Achille, o un atleta vincitore con una lancia nella mano sinistra che, sebbene non sia presente nella copia marmorea, è deducibile dal termine greco Doriforos, che significa portatore di lancia. Anche se alcune ipotesi ricostruttive, basate sulla posizione del braccio sinistro e della mano destra, ritengono invece che la statua imbracciasse a sinistra uno scudo e a destra una spada. Il corpo perfetto di questo atleta eroe è lo specchio dell'anima dell'uomo virtuoso, che non può che essere bello, atletico e allenato. Come me. Se ci pensi, anche oggi esiste una stretta relazione tra proporzioni del corpo umano e sport, ma riguarda più che altro la fisicità adatta per un determinato sport. Ermanno, però non dimentichiamo il bodybuilding, una disciplina che allena il fisico e i muscoli solo per scopi estetici. Ma soprattutto, negli ultimi anni lo sport è entrato di nuovo in contatto con il mondo della scultura. L'obiettivo di queste statue però non è rincorrere un ideale di bellezza come per il Doriforo, ma quello di esaltare le gesta sportive degli atleti elevati ad eroi contemporanei. La concezione di sport come intrattenimento e spettacolarizzazione del gesto sportivo ci allontana dal mondo greco per catapultarci in quello romano. Ecco perché il torreggiante atleta eroe Doriforo dominava lo spazio della palestra sannitica a Pompei.